Ciao a tutti, sono Luca e oggi vi parlerò della strumentazione che ho utilizzato per suonare sulle navi da crociera. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Luca, se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivervi premendo il tasto che c'è qui sotto. Vi vedo, lo so che non siete ancora iscritti, vi vedo dalle statistiche, quindi schiacciate qui sotto iscriviti e mettete un bel pollice su. Allora, molti di voi mi hanno chiesto, in relazione ai video precedenti che ho fatto riguardo sempre le navi da crociera, qual è la migliore strumentazione da portare o quale fosse la mia strumentazione. Allora, partiamo dagli accessori. Cosa molto importante da ricordarsi? Allora, si è su una nave e non sempre si ha la possibilità di scendere in un porto e di avere magari un negozio di strumenti musicali vicino. Dipende anche dall'itinerario, ovviamente. Se toccate molti porti, ad esempio negli Stati Uniti, c'è sempre un guitar center nelle vicinanze, ma magari se siete in qualche posto sperduto tipo il Vietnam o l'Indonesia o posti del genere, è molto più difficile incontrare un posto magari ben fornito. Quindi ci sono delle cose di vitale importanza che un chitarrista deve sicuramente avere. Allora, accessorio numero 1, sicuramente le corde. Io uso da tanti anni le corde Elixir, non mi pagano assolutamente per dirlo, ma trovo che sicuramente la longevità delle corde, specialmente quando si fanno tanti concerti, per me è una cosa di vitale importanza. La mia sudorazione è abbastanza aggressiva, per cui altre marche di corde non funzionano molto bene con me, e con l'Elixir mi trovo veramente molto bene, tant'è che mediamente cambio le corde una volta al mese e l'Elixir mi permette di fare questo. Avevo già detto in qualche video precedente che spesso bisogna suonare anche all'aperto e la salsedine è veramente devastante per la chitarra, e nonostante la salsedine io con l'Elixir mi sono trovato bene. Se invece uno suona soltanto indoor, solo all'interno, queste corde possono durare anche più di un mese tranquillamente. Accessori quindi per cambiare le corde, per fare il setup alla chitarra: sicuramente tronchesine per tagliare le estremità in eccesso. Mi raccomando, queste non vanno nel bagaglio a mano, ma vanno nel bagaglio in stiva. String winder o winder, non lo so come si dica, per accelerare la velocità del cambio delle corde, e cacciavite per ogni evenienza. Se dovete fare un minimo di setup, sicuramente può essere utile. Per chitarre come questa, che hanno il Floyd Rose, ovviamente brugolina / brugoline, più ne avete meglio è. Per tutte le varie brugole che avete nella chitarra, questo veramente vi può salvare la vita in molte situazioni, quindi mi raccomando. Io ne avevo una sempre con me nella custodia della chitarra, un'altra ce l'avevo nella borsa che lasciavo in cabina per il setup, quindi assolutamente queste da non dimenticarsi. Altri accessori che possono assolutamente servire in base al repertorio: capotasto mobile e slide. Siccome spesso capita sulle navi da crociera americana di suonare il repertorio country, sicuramente questo è un accessorio assolutamente indispensabile. Uso quello in vetro, anche se è più fragile, perché mi piace di più il suono. Ovviamente ne ho già rotti diversi proprio perché sono in vetro. Usavo la custodia degli occhiali in realtà per portarlo in giro. Ci sono sicuramente dei modi più intelligenti di portarlo in giro, ma così mi trovavo bene finché non lo rompevo, ovviamente. E il capotasto, anche questo assolutamente indispensabile nel caso dobbiate suonare dei brani che richiedono il capotasto, e siccome il repertorio è molto vasto è molto probabile che questo accada, per cui anche questi due accessori assolutamente da tenere sempre nella borsa. Infine ovviamente plettri, quindi uso i Dunlop 500 da 1,5 mm, sono gli stessi plettri che usa uno dei miei chitarristi preferiti, Yngwie Malmsteen, lo sapete già, ma lo trovo un plettro assolutamente indicato per molteplici situazioni. È un plettro rigido, anche qua non mi pagano assolutamente per dirlo, ma lo uso da sempre, lo usava il mio primo insegnante Beppe Chiolerio. Se non lo conoscete, digitate su YouTube, è mostruoso, andate assolutamente. Mi ha fatti conoscere lui e devo dire che li ho sempre utilizzati, ormai da 15 anni a questa parte, e mi trovo particolarmente bene. Il suono è bello medioso, bello rotondo, mi piace molto, e quindi continuo a utilizzare questi plettri al momento da veramente tantissimi anni.
Questi ovviamente in quantità considerevole, perché se non avete il plettro potrebbe essere un grosso problema. Ok, veniamo ai pedali. Allora, io per numerosi contratti ho utilizzato la mia pedaliera con i bei pedali, che è questa. Ora la apro, ve la faccio vedere. Ecco qua, questa è la pedaliera che ho utilizzato in svariati contratti. È montata su una pedal train PT2. Questa è una bella pedaliera, una signora pedaliera, che quindi mi permetteva di avere dei suoni sempre molto molto belli, a prescindere dall'amplificatore, insomma, con cui dovessi suonare. Il wah-wah della Buddha, Polytune TC Electronics, 3 fantastici pedali dell'Exotic, l'SP Compressor, Pestle Drive e l'EP Booster. Questo della... è un mower, anche lui, sì, il Blue Smooth per l'overdrive, e poi ovviamente la parte digitale con i Strymon, Mobius, Timeline e Flint e Eventide H9. Ovviamente pedaliera costosa, pedaliera fantastica, alimentati dal Decibel 11, devo dire una signora pedaliera fantastica, ma con un grande problema: è pesante. Oddio, non è pesantissima, intendiamoci, però il problema è sempre quello: quando vi trovate a suonare tutti i giorni, magari 3-4 set al giorno, e spesso dovete anche cambiare la location, 7-8 kg, 9 kg in più da portarsi sulle spalle sono tanti, e quindi uno dopo un po' si stanca. Ovviamente non è soltanto questo il problema. Il secondo problema è il fatto di viaggiare in aereo. Allora, con questa pedaliera ho sempre rischiato, perché sapevo benissimo che la misura era leggermente superiore a quella di un bagaglio a mano. Io ho sempre viaggiato così: quando si ha un contratto sulle navi da crociera, si ha la possibilità di avere i biglietti aerei da marinaio, quindi si ha la possibilità di portare 2 bagagli in stiva da 20 kg l'uno, più il bagaglio a mano. Io ho sempre tentato la sorte, portandomi anche la chitarra come bagaglio extra e la pedaliera come bagaglio a mano. Ovviamente però, siccome quella PT2 è leggermente più larga e non avevo voglia di spendere soldi per la PT Fly, mi pare che si chiami, ho sempre rischiato, finché il mio penultimo contratto, tornando dal Giappone, ho quasi rischiato di dover mettere quella pedaliera in stiva. E nonostante le linee aeree giapponesi siano fantastiche, trattano veramente i musicisti con i guanti, avevo poi paura, perché da Francoforte in Italia non avrei più avuto la garanzia di viaggiare su un aereo giapponese, per cui ero molto spaventato. Fortunatamente io ho pregato, come si dice da noi, io ho pregato in cinese, no, in giapponese, che mi facessero portare la pedaliera con me, e dopo un po' di preghiere sono riuscito ad essere accontentato. Però ovviamente mi sono spaventato molto, e quindi ho detto ok, basta, ho capito com'è la situazione e penso che andrò sul digitale. Per cui alla fine ho comprato questa, ho comprato la Mower GE200, eccola qua fuori dalla scatola. Sicuramente una pedaliera con molte meno pretese, ma che mi permette anche di suonare in diretta nell'impianto volendo, e addirittura avere un'uscita che va direttamente all'impianto con gli impulse response che si possono caricare, ne ha altri anche suoi di fabbrica, e l'altra uscita ha un amplificatore senza gli impulse response, così uno può anche, diciamo, essere più indipendente dal punto di vista degli ascolti. Mi sono trovato veramente bene. Chiaro che la sensazione sotto le dita, insomma, parliamo sempre delle stesse cose, non è la stessa, però il fatto di avere questa pedalierina dentro la custodia della chitarra, collegare 2 cavi e il gioco era fatto, beh, insomma, vale assolutamente la pena. Ripeto, il problema non è il fatto di suonare un set ogni tanto, ma quello di fare 3 o 4 set al giorno, tutti i giorni, per mesi. E quindi assolutamente queste cose sono molto importanti. In un primo momento magari uno preso dall'entusiasmo vuole avere il suo suono, e assolutamente io l'ho fatto per 5-6 contratti, e poi l'ultimo contratto ho detto no, adesso basta, voglio viaggiare leggero, e così ho fatto, e in più non ho più avuto nessun problema anche dal punto di vista delle linee aeree, anche perché il mio ultimo contratto è stato nel Mediterraneo
e quando si prendono degli voli domestici, quindi con aerei più piccoli, la possibilità di portarsi la chitarra, di portarsi il pedaliere a bordo è più risicata. Potrebbe essere che le signorine del check-in vi facciano imbarcare la chitarra o il bagaglio a mano anche se voi non volete, quindi in questa maniera ero molto più tranquillo, viaggiato molto più leggero. Venendo alle chitarre, questa è stata la mia compagna negli ultimi contratti. Questa è una EVH, una chitarra della linea EVH di Eddie Van Halen, della serie Striped Series, e ovviamente è stata modificata. Non troverete questo modello in commercio perché questa chitarra viene corredata soltanto di un humbucker al ponte, che però ovviamente per un repertorio più 360 gradi come quello che è richiesto su una nave da crociera per me non era sufficiente, avevo bisogno di avere anche altre sonorità, per cui ho fatto installare dai ragazzi di Voodoo Factory o Box Guitar di Torino, penso che molti di voi li conosciate. Ho fatto installare questi altri due pick-up, mi hanno fatto lo scasso sul body, selettore a 5 vie e il potenziometro del tono, anche questo assolutamente indispensabile. I pick-up sono un Di Marzio Super Distortion al ponte, un Di Marzio FS1 come centrale e un Puff Pro, sempre Di Marzio, al manico. E ovviamente la chitarra si è trasformata, è diventata molto più versatile. Charvel ha appena fatto uscire una serie di chitarre che è assolutamente ispirata alla chitarra di Catrigovan. Io non l'ho copiata da Catrigovan, è semplicemente la configurazione HSH, una configurazione a cui ero abituato da anni, sin dalla mia prima Ibanez 15 anni fa, e quindi mi sono sempre trovato bene e ho deciso di optare per questa configurazione anche per questa chitarra. Uno dei motivi per cui l'ho scelta è sicuramente l'estetica, che buca tantissimo lo schermo. L'avevo scelta per girare un videoclip, però mi sono trovato sempre molto bene con il manico perché è molto comodo, i tasti jumbo sono veramente fantastici. Soprattutto questa chitarra non è così cara, perché come ho detto in un altro video, siccome la salsedine è molto aggressiva e siccome bisogna prendere aerei e non si sa mai può essere il destino dei propri strumenti, preferisco non portare degli strumenti che siano eccessivamente costosi. Questa chitarra l'avevo acquistata per circa 550 euro, veramente un affare anni fa, e quindi sono veramente molto contento del risultato perché suona davvero davvero molto bene, ha una suonabilità pazzesca e il prezzo è veramente accessibile. Nel mio penultimo contratto però io sono andato con una gig bag doppia con una chitarra sola. Perché? Perché sapevo che sarei andato a Ochanomizu, che è un quartiere di Tokyo che ha una strada che si chiama Ochanomizu Guitar Street, che è un luogo fantastico, una strada dove ci sono negozi di chitarre da ambo i lati per almeno un isolato, e quindi non potevo farmi sfuggire questa occasione e sono tornato dietro con un bel regalino. E questa è una Fender Yngwie Malmsteen Signature Model, ma è una made in Japan, custom order. Io non sapevo neanche dell'esistenza di questa chitarra, l'ho comprata usata in un negozio appunto a Ochanomizu. Mi hanno trattato veramente benissimo, ragazzi. Se potete andare in Giappone, i giapponesi sono veramente fantastici, mi hanno trattato come un re. Ovviamente tastiera scalloped, i pick-up sono ancora i Di Marzio HS3, e questa è stata anche lei la mia compagna per una parte del mio ultimo contratto. Ovvio, una chitarra decisamente più aggressiva rispetto alla Van Halen in realtà, perché questa morde tantissimo, quindi l'ho usata un pochino di meno, però volevo farvela vedere perché è veramente un gioiellino che tra l'altro qui in Italia non penso che si possa avere. Io non sapevo neanche dell'esistenza della signature giapponese, ignoranza mia, perché conoscevo soltanto la versione americana. Consiglio comunque sempre di portare due chitarre, perché ovviamente se salta una corda o per qualsiasi evenienza si ha una chitarra spare. L'ultimo contratto tuttavia, siccome volevo essere veramente molto leggero, ho rischiato e me ne sono portato soltanto una, solo la EVH, e però mi sono comprato una di queste, che è una gig bag della Mono,
cara come il fuoco, ma veramente veramente eccezionale, devo dire, perché ero veramente molto più sereno a portare la chitarra anche in aereo. Sono custodie veramente molto resistenti e mi faceva dormire sonni molto più tranquilli. Il mio ultimo contratto sono riuscito a farlo con una strumentazione molto più leggera, avevo semplicemente una gig bag della Mono con la EVH e la Moore GE200 dentro la tasca. Ultima cosa ragazzi, i cavi, mi raccomando non si risparmia sui cavi. Ho provato le marche più disparate, quest'ultimo contratto avevo un Mogami, altre volte ho usato dei Klotz, non sono particolarmente affezionato a nessuna marca di cavi, però comunque sono sempre cavi dai 30 euro in su e devo dire che sono sempre cavi che sono affidabili, non ho mai avuto nessun tipo di problema, cioè ho ronze particolari e questo è veramente molto importante. Quindi lo so che magari 30 euro, 40 euro per un cavo sembrano tanti, però fanno una differenza, sono assolutamente parte integrante del vostro suono e vi danno una certa affidabilità. È veramente brutto avere un musicista sul palco che quando collega il cavo poi cominciano a esserci ronze o altre robe di questo tipo. Non è per niente professionale e non è una cosa assolutamente gradevole da sentire, né per noi, né per i nostri compagni, né per il pubblico, né per i fonici, quindi cavi buoni, sempre. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto quello che mi ricordo. Se avete ulteriori domande riguardo la strumentazione, mi raccomando non esitate a scrivermi un commentino qui sotto, so che state cominciando a farlo e mi fa molto piacere. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, qui c'è il tastino qui sotto, veramente molto semplice, basta un click. Io vi ringrazio ancora moltissimo dell'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto come gli altri e io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!